Allora, da quando ho iniziato questo canale mi avete riempito di domande ovunque, su YouTube, nei commenti, su Instagram, nei post, dappertutto. Quindi l'altro giorno ho deciso di chiedervi su Instagram di riassumere tutte le domande che volevate farmi e mi avete ucciso, praticamente ne sono arrivata una valanga. Perciò oggi vediamo di fare un video cercando di rispondere al maggior numero di vostre domande. Poi, se già non mi seguite su Instagram, andate a seguirmi e magari vediamo di ripetere periodicamente questo video. Io qui sotto in descrizione vi lascio anche un indice, così potete saltare da tutte le domande o magari ricercare la domanda a cui voi siete interessati. Questo video sarà pieno di insights, quindi iniziamo. Perché il canale si chiama Riccardo Zanetti Sport e non Riccardo Zanetti Padel? Farai solo video sul padel? Ma non giocavi a calcio? Che sport hai praticato nella vita? Il canale non si chiama solo padel ma sport perché da appassionato di sport, e nella mia vita ne ho praticati veramente tanti, la mia intenzione è quella di portare e approfondire tanti altri diversi tipi di sport. Anche se in questo momento sono veramente drogato e dentro con todo nel padel, che penso che comunque sarà il tema e lo sport portante di questo canale, perché si completa ed è veramente comodo con il mio stile di vita in costante viaggio. Perché pensi che il padel si diffonderà? Per questa domanda potremmo stare a parlare ore, di motivi ve ne potrei elencare veramente tanti, però secondo me la ragione principale è che il padel è uno sport fin da subito alla portata di tutti, qualsiasi sia la tua condizione. Ora qui c'è un elenco infinito di domande a proposito delle racchette. Prima di rispondere voglio fare un disclaimer. Ricordate che nonostante io giochi 4-5 ore al giorno, sono un giocatore che ha iniziato 4 mesi fa, quindi la mia esperienza è quella di un giocatore che gioca da 4 mesi. Perciò, nonostante abbia provato diverse racchette, date sempre il corretto peso a quelli che sono i miei consigli. Con quale racchetta iniziare? Qui non c'è una risposta corretta perché comunque la racchetta è un qualcosa di soggettivo e dipende anche molto dal budget che avete a disposizione, però vi posso dare alcuni consigli. Io, secondo mia esperienza, inizierei con una racchetta rotonda, leggera, quindi non superiore ai 365 grammi, con un punto dolce veramente ampio in modo tale che possiate colpire la palla con quasi tutta la racchetta, e per quel che riguarda il budget non andate a spendere cifre folli che poi magari non vi piace giocare a padel. Però qui, se riuscite, per la vostra prima racchetta andate in un negozio specializzato che magari ha qualche consiglio in più per quello che state cercando. Con che racchetta ho iniziato io? Secondo me la racchetta con cui ho iniziato è stata sbagliata. Comunque ho iniziato con un Adidas Adipower 3.0, che è la racchetta di Alex Ruiz. Era pesantissima, pesava 381 grammi, ora non ce l'ho qui però vi metto un'immagine sopra. Quanto fa la differenza di racchetta? Provate diverse forme, diverse superfici, diversi materiali, vedrete che c'è una differenza abissale e sentirete quella che è la vostra racchetta in quel determinato momento. Non è detto che quella sia la racchetta per voi per sempre, perché potreste cambiare stile di gioco, potreste migliorare, che è una cosa che io sto sentendo tantissimo ora. Quante racchette possiedi? In questo momento ne posseggo 7, ma perché mi piace provarle ho fortunatamente del budget a disposizione per investire nelle racchette e anche per fare in modo di farvele vedere. Dopo, nella domanda quanto hai speso di racchette, vi faccio anche tutto il listone. Qual è la tua racchetta preferita? Non è detto che questa rimanga la mia racchetta preferita, però ad ora la racchetta con cui mi trovo meglio, e quindi la mia racchetta preferita, ripeto, ora, è la Bull Padel Vertex 3. Infatti ne ho due, questa la uso per allenarmi, questa la uso per le partite, questa l'ho rotta diverse volte e l'avete anche visto in alcuni miei video. That's it. Poi non so perché, ma tantissimi di voi mi hanno chiesto: si può portare la racchetta in cabina? Ragazzi, sì, ci sta tranquillamente all'interno di uno zaino come questo, quindi sì, la potete portare sia in cabina che in stiva, la potete mettere ovunque e nessuno vi disturberà mai. Ho preso migliaia di voli con le racchette, mai avuto un problema. Migliori scarpe da padel? Io in questo momento sto usando le Nox AT10 Lux, che sono queste qui, ma ho usato anche le Adidas, mi pare Court Jam, sono buone anche quelle, quindi mi sono trovato bene con entrambe, però ne ho provate solo 2 paia. Ve le potrei consigliare, mai avuto un problema. Qui mettiamo insieme 3 domande. Cosa ti ha spinto a iniziare padel? Come è iniziata la tua passione per il padel? Come fai a trovare la voglia di allenarti? La risposta è un po' strana e particolare, perché la mia passione per il padel è iniziata a fine dell'estate scorsa, dove sfortunatamente o fortunatamente ho avuto una crisi a livello emotivo e lavorativo, sono andato in burnout, più ho avuto diversi problemi sentimentali, e tuttora quello che mi è successo è un qualcosa in me ancora non risolto, e per questo sto seguendo anche un percorso con uno psicologo. Ed il padel è arrivato in modo un po' casuale, perché a settembre sono ripartito per tutti i miei viaggi che state vedendo, non so se state vedendo nel mio canale principale, e prima di partire ho fatto
la prima partita casuale con alcuni miei amici, Iaki, Gazzoli e Tommy Marino a Milano al forum di Assago. Era la mia prima partita a casaccio e per carità mi è piaciuto fin da subito tantissimo, però non avevo in programma di iniziare. Però per una serie di coincidenze io ero lì a Milano perché poi avrei avuto un volo per andare a Fuerteventura. Lì a Fuerteventura, quasi come un richiamo, una coincidenza stranissima, sotto il mio appartamento c'era un campo da padel e lì vedevo tantissime persone giocare ed allenarsi. In quel momento stavo veramente male mentalmente, come vi ho appena spiegato, e mi sentivo molto molto solo. Avevo la testa che mi stava scoppiando tra impegni, pensieri, cose. Il calcio per me è stato sempre una passione, lo sport è stata sempre una passione, ma è stato anche uno sfogo ed è da un po' che non facevo sport. Da quando ho iniziato, e mi vengono i brividi in questo momento, ad allenarmi lì, non ho più voluto smettere perché all'inizio è stato veramente uno sfogo, poi è arrivata la passione e adesso mi trovo qui a Madrid ad allenarmi e ragazzi, lo so che questa storia è stranissima, però questo è il motivo per cui ho iniziato. Poi ovviamente, come ogni cosa, il motivo scatenante è uno, però man mano che si approfondisce i motivi iniziano ad impilarsi come un grande puzzle. Qui secondo me c'è una domanda che non è corretta ed è: cosa ti ha spinto a puntare tutto sul padel? Se mi conoscete da un po' e guardate anche i video del mio canale YouTube principale, sapete che io amo la diversificazione del rischio, dalla vita ai soldi al lavoro a qualsiasi cosa, e quindi non sto puntando tutto nel padel. Certo, sto puntando molto, però ho comunque tante altre cose che stanno lavorando al di fuori del padel. Sto puntando molto per i motivi appena detti, perché mi fa stare bene, mi piace un casino e secondo me questo sport può avere un futuro roseo. Poi non vi nascondo che anche economicamente sto cercando di immergermi in questo sport per vedere quali possono essere alcuni investimenti, dove si può andare ad approfondire. Cosa pensano i tuoi amici di questa nuova avventura? Ormai conoscendomi, i miei amici non pensano più, sanno che mi piace sperimentare, mi piace provare, quindi sempre con supporto, fortunatamente si divertono ad osservare perché sanno che anche se le cose mi dovessero andare male, credo di riuscire a rialzarmi. Segui una dieta specifica? In realtà in questo momento no, però nell'immediato futuro voglio andare ad approfondire anche questa cosa. Il padel ha superato la corsa nel tuo caso? Per chi non sapesse, nell'altro canale avevo fatto una rubrica di una decina di video sulla maratona che poi mi ha portato a correre una maratona particolare, e rispondendo a questa domanda, ragazzi, io la rubrica sulla maratona l'ho fatta perché non mi è mai piaciuto e attualmente non mi piace correre. Io odio la corsa, l'ho sempre odiata e spero che in futuro non la odierò più, però tuttora a me la corsa sta sulle scatole. Quindi quella per me era una sfida, era un mettermi alla prova veramente arduo. Per carità, ce l'ho fatta, sto cercando di farmi piacere la corsa, però se paragono padel e corsa, padel 1000 volte. Che usi per fare le riprese? Prendiamo il mio kit, eccolo qua, la mia bella borsetta. Uso un treppiedi di Joby, è fantastico perché pesa pochissimo, è comodissimo, è piccolissimo e si allunga tantissimo. Un iPhone 12 Pro Max con il suo bellissimo case rig di Small Rig che me lo fa attaccare comodamente al treppiedi, mentre per quel che riguarda i microfoni uso i microfoni Hollyland Lark 150 che sono dei microfoni wireless. Tanto per intenderci, il setup è circa questo: trasmettitore, microfono, e qui ho attaccato un altro microfono, così ho due microfoni wireless che sono sempre connessi al cellulare. Questo setup lo uso per tutti gli allenamenti, così ho un microfono per me e uno per l'allenatore. Per i vlog utilizzo il mio iPhone 13 Pro Max, mentre per il video che state vedendo ora utilizzo una bellissima Sony A7C con il bellissimo obiettivo 12-24 Sony f2.8, un micro mic Rode e un normalissimo treppiedi Manfrotto. Vi lascio in descrizione tutti i link così potete approfondire ogni prodotto. Ora è arrivato il momento di parlare di costi, che sono sempre state le domande più gettonate. Quanto costa, quanto hai speso, eccetera eccetera eccetera. Quanto costa una partita qui in Spagna? Dipende dal club e dalla fascia oraria, però io su Playtomic ho sempre speso tra i 3 e gli 8 euro. Per allenamenti privati di mattina spendo 35 euro all'ora, dopo le 4 di pomeriggio invece sono 42, mentre per quel che riguarda gli allenamenti di gruppo con altre 2 persone spendo 15 o 17. Quanto costa un mese all'M3 Padel Academy? Allora, da quel che so, per giocatori competitivi, e sottolineo giocatori competitivi, vi fanno un provino, e se non siete giocatori competitivi dovete fare lezioni private, non potete unirvi a dei gruppi, come tra l'altro ho spiegato in uno degli ultimi video. Ma tornando al discorso, se dopo il provino siete giocatori competitivi e quindi potete entrare in un gruppo, cosa che io sto facendo in questo momento, con 8 sessioni di allenamento a settimana e fisio
a partire dai 700 euro al mese. Quanto hai speso ad ora di racchette? Facciamo un elencone: 250 euro per l'Adidas AdiPower 3.0 di Alex Ruiz, 200 euro per la Babolat Air Veron, 250 euro per questa Babolat Vertex 3, 270 euro per una Adidas Metal Ball 2021, 390 euro per la Nox AT10 Limited Edition, quella che avete visto in uno degli ultimi video, e 300 euro per questa Vertex 3 Limited Edition dell'Open di Sardegna, per un totale di circa 1650 euro. Quanto costa riparare una racchetta da padel? Questa l'ho riparata 2 volte e ho trovato un signore fantastico. Ho speso la prima volta 15 euro, la seconda 25, però dipende moltissimo da chi andate e chi trovate. Ho sentito persone che per fare una riparazione del genere hanno speso anche 100 euro. Quanto hai speso per il padel in totale fino ad ora, negli ultimi 4 mesi quindi? Vi faccio un elenco stima alla buona: 3700 euro circa per 9 settimane di allenamento qui in Spagna più 1 o 2 partite al giorno, 1200 euro circa per gli allenamenti in giro per il mondo, Fuerteventura, Tallinn e Dubai, 1650 euro circa di racchette, e tra attrezzatura, borse, overgrip, scarpe, polsiere, tutori e riparazioni 500 euro circa. Sommate tutto e negli ultimi 4 mesi ho investito, penso che sia un investimento per me e non una spesa, circa 7000 euro, che fatta una semplice divisione sono circa 1750 euro al mese. Per carità, questo non vuol dire che costa 1750 euro al mese iniziare a giocare a padel. Potete tranquillamente prendere molte meno racchette di me, potete iniziare con molti meno allenamenti e magari allenamenti in gruppo, così spendete meno e non dovete fare 67 allenamenti al giorno come faccio io. Questo è un investimento che fortunatamente, grazie a tutte le altre cose che ho fatto in passato, riesco a permettermi ora. Questo non vuol dire che se iniziassi da zero andrei a spendere 7000 euro. Ovvio, inizierei con molta più calma e minore attrezzatura. Ora, andando avanti, qual è il colpo fondamentale che io devo migliorare? Ragazzi, io sono veramente rigido, devo aumentare la mia mobilità e devo migliorare tantissimo nei colpi alti. Quindi nonostante riesca a farli, devo comunque migliorare tantissimo la mia bandeja, la mia vibora e il mio smash. E usiamo il dito medio, soprattutto il mio smash. Non avendo mai giocato a tennis come base, il movimento dello smash non mi viene automatico. Qual è il colpo che ti viene meglio? Mi viene bene la Chiquita e lavori di rovescio. Si può diventare professionisti di padel? Io non posso darvi questa risposta, però credo che la risposta sia sì, però servono tantissime ore di allenamento e non è per nulla facile e sicuramente ci vuole anche una predisposizione. Dove pensi di arrivare? Allora, nella mia testa io un obiettivo ce l'ho, però in questo momento ad ora non ve lo voglio ancora condividere perché conoscendomi potrei cambiare tranquillamente gusti, piaceri, sapori già da domani. Quindi prima di condividervi il mio obiettivo voglio lasciare trascorrere almeno 6 mesi, almeno un anno, per poi dirvi ok, io voglio arrivare lì, però nella mia testa ce l'ho un obiettivo e non è per nulla facile da raggiungere. Vedi il padel nel tuo futuro? Sì, penso che il padel sarà uno sport trascinante all'interno della mia vita perché si adatta molto bene al mio stile di vita e al mio stile di viaggio. Viaggiando molto non è facile trovare una squadra di calcio continuamente, ma è molto facile trovare un allenatore o magari trovare altre 3 persone con cui giocare una partita. Quanto pesa il padel all'interno della tua vita in questo momento? Considerate che appena finisco di registrare questo video ho 2 allenamenti e una partita, quindi all'incirca 4-5, contando anche le pause, 6-7 ore al giorno. Qual è la differenza tra padel in Spagna e padel in Italia? Qui dice strutture, però la faccio un po' più amplia. Allora, se devo essere sincero, a livello di strutture, sì, qui sono un po' più avanti, ma in Italia ci stiamo arrivando. Ovvio, qui in Spagna ci sono molti più campi, molti più allenatori, molti più giocatori, però in Italia pian piano ci stiamo arrivando. A livello di allenatori si possono trovare ottimi allenatori sia qui che in Italia, perciò per gli allenatori non serve venire qui, ci sono tantissimi buonissimi allenatori anche in Italia. Quello che però è totalmente diverso è l'ambiente. Ragazzi, io in questo club, nel club dove vado ad allenarmi, la mattina vedo allenarsi i professionisti. Vedo LeBron, Galan, Yaguas e ce ne saranno almeno una quindicina nei top 100 che si allenano lì. Ed è ovvio che vedere il ritmo dei professionisti ti stimola tantissimo. Giochi a sinistra o a destra? Dove preferisci? In realtà ora mi sto allenando su ambo le posizioni perché non ho ancora un compagno, però sarei molto portato per giocare a sinistra perché sono 1,88 e ho molta forza. Ovvio è che devo migliorare e sistemare la mia tecnica, però potrei essere portato per la sinistra. Poi qui mi avete lasciato 1000 commenti: vorrei vedere una tua partita, voglio vedere una tua partita, fai qualche video su una tua partita.
Ragazzi, arriverà una partita, li ho visti, vi farò vedere anche una mia partita, però vorrei farvi vedere una partita di un qualche torneo, no una, tra virgolette, amichevole che gioco su Playtomic. A ti te gusta bailare ritmo vuelta? Ragazzi, iscrivetevi, andate a seguirmi su Instagram così potete fare le prossime domande nel prossimo video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Corro perché ho un allenamento tra 42 minuti. Vamos!